Oh boy, gente del forum, siamo arrivati ai 2 manuali con solo dungeon. Bentornati nel forum e appunto ci siamo arrivati. Queste 2 espansioni per Forbidden Lands sono sostanzialmente 2 espansioni che contengono ognuno dei siti di avventura, come vengono chiamati, ovvero sostanzialmente dei dungeon, che siano all'esterno, all'interno, come preferite, e servono appunto a questo, a introdurvi questi nuovi dungeon o luoghi limitati dove potete far avventurare i vostri personaggi, che sono diciamo un pochino più complessi, carini, strutturati rispetto a un dungeon normale che potreste trovare a Ravna. Sostanzialmente ce ne sono 2. Il primo che voglio trattare è appunto proprio questo, la guglia di, spero di pronunciarlo bene, Quetzalcoatl, che è in realtà il nome solamente del primo dei dungeon che possiamo trovare in questo manuale. Da far notare, come tra l'altro mi faceva vedere Daniele, che la copertina è stata fatta non solo di questa ma anche della prossima espansione che andremo a vedere dall'illustratore che ha fatto le illustrazioni interne del manuale di Trudvang. E anche dell'unico anello. E anche dell'unico anello, quindi sono illustrazioni di una certa qualità. Questo è già disponibile in italiano sul sito della Weird Edizione, quindi lo potete acquistare di già. Ora, che cosa contiene? Appunto, contiene 4 siti d'avventura. La prima è la guglia di Quetzalcoatl. E come sono strutturati questi luoghi di avventura? Siamo chiari, sono dei dungeon, quindi se avete visto qualsiasi altro manuale che contiene una descrizione di un dungeon, avete già visto anche queste. C'è la descrizione del background di questi dungeon, che è apprezzabile, di una leggenda collegata a questi, quindi magari la leggenda che i vostri personaggi potrebbero aver sentito, dei modi in cui i personaggi sono effettivamente venuti a conoscenza di questo luogo e del perché ci vorrebbero andare, eccetera. Poi c'è le varie mappe, la descrizione delle stanze con tesori, nemici e tutto quello che ci potete trovare dentro. Non c'è nulla di ulteriore, diciamo, rispetto a questi elementi. Non sto neanche a entrare nello specifico di cosa c'è dentro le stanze, perché ovviamente che gusto ci sarebbe a questo punto per voi a giocarli se vi interessano, ma bene o male un minimo di background su ognuno di questi siti di avventura. La guglia, quella che dà il nome al manuale, è basata sull'idea che esiste questa entità che è una figlia fra un elfo e un demone, che essendo bene o male stata rigettata da entrambe le razze dei genitori, se così si può dire, ha vagato per il mondo fino a decidere di costruire appunto questa gigantesca torre, questa guglia appunto, dove ha cercato di radunare tutte le creature bene o male reiette per creare per loro una specie di paradiso. Sfortunatamente poi secoli addietro è finita per essere morta, non è davvero morta, è rimasta intrappolata nella sua guglia in forma non morta, e l'idea di tutto il dungeon è che i personaggi verranno contattati da lei in sogno e bene o male ingannati per raggiungere lì in promessa di un grande tesoro. In realtà è lei che sta cercando di far terminare questa sua condizione e finalmente essere liberata dalla prigionia all'interno della guglia. Quindi un tipo di dungeon un pochino magico, ci sono trappole particolari basate appunto su illusioni, inganni, magia, quindi se vi piace questo stile questo potrebbe fare per voi. Gli altri 3 luoghi d'avventura ora ve li vado a elencare, facendo anche conto che comunque la cosa carina di questo manuale è che ognuno di questi siti è stato scritto da una personalità, diciamo, eminente del mondo dell'OSR. La guglia di Quetzalcoatl è appunto stata scritta da Patrick Stewart di Veins of Earth, le volte fulgenti da Chris McDonald di Into the Odd, la selva stregata da Ben Milton di Maze Rats e il cimitero del tuono da Carl Stegenberg, credo, di Radhac.
Black. Partiamo a questo punto come ce le presentano qua, che è esattamente il modo in cui vi sono presentate nel manuale. Le volte fulgenti parla di questa struttura di pietra bianchissime in mezzo a un deserto, in cui si dice che questi esseri non del tutto demoni andassero per morire e poi rinascere come demoni. In realtà questa è una leggenda sì fondata, ma che ormai non ha più sostanza, è semplicemente un dungeon, forse il più lineare di tutti quelli presentati, in cui sono rimaste appunto alcune di queste creature ormai trasformate in demoni, imprigionate e in attesa appunto di qualcuno dentro da sbranare. La selva stregata, che in inglese in realtà aveva un titolo molto più pittoresco che vi vado a leggere ora, The Hetzenwald, è un sito di avventura in realtà all'esterno, è questa appunto selva dove abitano delle streghe che bene o male sono un minimo in conflitto fra di loro, e voi la potreste tranquillamente utilizzare come risorsa per mettere dei mercanti all'interno del gioco durante una vostra avventura. In realtà queste streghe è abbastanza ovvio che abbiano degli oggetti abbastanza potenti che potrebbero interessare al party, e ci sono vari modi per ottenerle: affrontare direttamente le streghe, che non è consigliabile, o sfruttare le inimicizie fra queste streghe in una serie di inganni e giochi politici per praticamente farle ammazzare fra di loro e alla fine ottenere questi oggetti. Un pochino più particolare come dungeon, non è male vedere una cosa del genere. Infine il cimitero del tuono è carino perché, sebbene sia un dungeon oserei dire paurosamente generico dal punto di vista della sua struttura, perché la classica grotta piena di mostri, è significativo perché il party vi arriva o vi può arrivare quantomeno sostanzialmente come terzo incomodo, perché la premessa è basata che c'è una di queste bestie del tuono, una lucertola del tuono, creature sacre ai sauriani, che sta per morire, e quindi quasi come gli elefanti va in questo luogo per morire. I sauriani hanno deciso di fare la guardia per sostanzialmente garantirgli una morte tranquilla. È rimasto però solo uno di questi sauriani a fare la guardia perché gli altri sono morti. Ci sono questi orchi che stanno arrivando per razziare il luogo, e praticamente il party potrebbe aver visto dei segnali che sta accadendo questo e potrebbe decidere di arrivare lì come terza fazione e menare sia l'uni sia l'altri, sia questa bestia del tono morente, per prendersi tutto quello che vogliono, oppure aiutare qualcuno di queste diciamo forze in gioco. A questo punto passerei al secondo manuale. Bene, appunto il secondo manuale, anche questo contiene 4 siti di avventura, di cui il primo è quello che dà il nome al manuale, appunto la cripta del mago mellificato. Anche qua ci sono soggetti eminenti che hanno creato appunto questi siti di avventura. Appunto la cripta del mago mellificato è stata appunto scritta da Fiona Mivgeist di Mothership, la fossa ardente, che è la successiva, da David McGoran di Yonsuin, il tempio del signore di 6 arti da Zedek Siu di A Thousand Island, e la nube onirica di Helcott Tyr da Adam Koppel di Dungeon World. Questa volta non è un SR ma un PBTA. Dunque, dove ci portano questi luoghi di avventura? La cripta del mago mellificato, che è diciamo il luogo principe che dà appunto apertura al manuale, è un dungeon che non mi aspettavo, perché allora tutto si basa sull'idea che c'è questa cripta in cui c'è un mago molto potente e impazzito che sta cercando di diventare un lich. Il luogo è totalmente dimenticato, ci sono poche voci su questo posto. L'unico elemento significativo per cui questo luogo era vagamente abitato un tempo era questo piccolo santuario, quindi direte differenza c'è da un qualsiasi dungeon che si può giocare in un fantasy, che in realtà questa cripta è diventata famosa fra i locali per un altro motivo. È pieno di alveari sotterranei da cui si può ottenere un miele particolarmente buono, quindi è questo il motivo per cui ci si va. E la cripta è sostanzialmente infestata da api giganti di qualsiasi tipo e ricoperta di miele dovunque, miele che potete anche assumere e che
ha una piccola caratteristica particolare, è allucinogeno, quindi assumendolo avete le peggiori allucinazioni che potete tranquillamente decidere attraverso il tiro su una tabellina di allucinazione del miele che vi viene dato nel manuale. Fatto sta che, data la sua permanenza là, anche il mago che si sta cercando di trasformare Illich è totalmente stonato dall'assunzione di questo miele, quindi vi potete immaginare le condizioni in cui si trova. La Fossa Ardente è un dungeon caratterizzato dal fatto che è un buco nel terreno che si collega a un paesaggio vulcanico. Direte anche qui nulla di particolare, peccato che il tizio che abita questo dungeon, Lao Yutid, è famoso per essere uno dei più misteriosi ma anche abili creatori di ceramica, ceramisti di Ravna, e quindi è anche un soggetto che volendo potete commissionare per creare oggetti meravigliosi fatti di ceramica. Si dice che i suoi vasi appunto abbiano proprietà incredibili. Il Tempio del Signore dei Sei Arti è di nuovo un dungeon atipico, perché è un dungeon bene o male all'esterno e non è neanche un dungeon fra virgolette naturale, perché è effettivamente un complesso religioso in cui si è stabilito questo culto appunto che venera il Signore dei Sei Arti, che è un'antica divinità dimenticata, potete immaginarvi non particolarmente tenera e gentile, che stanno cercando di risvegliare, e che voi potreste potenzialmente andare lì o per razziare tutti i tesori in pieno stile Forbidden Lands, oppure davvero per cercare di fermare questo culto. Però la cosa divertente è che proprio è una serie di strutture organizzate come se fosse una comunità religiosa, quindi andate a affrontare un dungeon che è in realtà un complesso di edifici con una propria organizzazione. Infine la nube onirica di nuovo ci porta in un dungeon che ci è introdotto tramite sogno, come era in quello precedente, nel manuale precedente. L'idea è che c'è questo mago o maga, perché chi sia effettivamente e quali sono le sue caratteristiche principali dovrà essere tirato casualmente all'inizio dell'avventura, che ha creato questo mondo onirico tutto suo, che è andato fuori controllo, e i personaggi o ci capitano per caso o addirittura potrebbero decidere di intraprendere un rituale particolare per entrarvici. Quindi questi erano i due manuali, per i luoghi d'avventura. Ultima cosa sulla cripta del mago mellificato: questa è attualmente leggermente, sto parlando di in questo momento in cui sto girando il video, un po' difficile da ottenere, nel senso che sul sito della Free League non è più disponibile. È disponibile, o comunque era disponibile fino a poco tempo fa, su Drive-Thru in inglese, però sarà a breve disponibile in italiano, perché la Weird Edizione in questo momento è in pre-order proprio con il manuale italiano, quindi a breve ve lo potete avere in lingua nostra, esattamente come il manuale che ho dato precedentemente. Detto questo, come posso considerare questi due manuali? Allora, diciamolo brutalmente, se vi interessa un dungeon o un luogo d'avventura abbastanza particolare, sono per voi. Se non vi interessano, potete trovare più un manuale da qualche altra parte. Per Forbidden Lands sono esattamente quello che si presentano di essere, né più né di meno. Presentano dei luoghi d'avventura talvolta particolarmente interessanti e con un minimo di colpo di scena riguardo a quale sia effettivamente il loro tema. Non sono le classiche tombe piene di non morti, ma ci si sono impegnati, dato che comunque ci sono anche creatori non da poco dietro questi singoli prodotti, dietro i singoli siti di avventura, per dare delle esperienze leggermente diverse e, perché no, poterli utilizzare tranquillamente come un manuale, o manuali in questo caso, di risorse per poter prendervi una pausa dall'avventura che state vivendo e vivere appunto un'avventura più contenuta all'interno di uno di questi siti particolarmente tematici. Però ovviamente se non state cercando questo per la vostra avventura in Forbidden Lands, è assolutamente concepibile e sicuramente potreste trovare strumenti diversi e più adatti nelle altre delle espansioni che ho trattato fino a questo momento.
Bene, è stato un viaggio lungo e avventuroso, oserei dire, in mezzo a tutte queste espansioni di Forbidden Lands. Ce ne devo dire quasi per tutti i gusti a questo punto. Se siete interessati a questi due manuali in particolare, vi consiglio di tenere d'occhio il sito della Wyrd Edizioni, ma perché no anche in futuro, per controllare se porteranno anche quelli che sono ancora disponibili ormai solamente in inglese. Prima dei saluti finali c'è un annuncio importante da fare. Quando questo video uscirà sarà a ridosso del Modena Play. Saremo questa volta finalmente entrambi al Modena Play. Ci saremo il 18 e il 19, il 18 tutto il giorno, il 19 presumo per la maggior parte della durata dell'evento, quindi se volete incontrarci siamo assolutamente disponibili, perché ci troverete a girare fra i vari stand e comunque i vari locali della fiera. Lo facciamo un raduno, che dici? Si potrebbe fare un raduno. Fateci sapere quando voi ci siete e perché no ci possiamo ritrovare tutti in un luogo e fare davvero finalmente il forum dal vivo come facevano i romani. Detto questo, mi sono dilungato anche troppo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a condividerlo, mettere mi piace, passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, un gruppo Telegram dove poter fare in tempo reale 2 chiacchiere con noi sul gioco di ruolo e perché no organizzare eventi come si spera essere questo raduno di Modena. Abbiamo anche TikTok per contenuti diciamo più leggeri. Se volete sostenerci in maniera più sostanziosa ma in realtà molto economica, dato che c'è un solo tier ed è abbastanza abbordabile diciamo per tutti, potete anche diventare dei sostenitori del canale. Qua vedrete quelli che già ci sostengono in questo modo. Credo di aver concluso, quindi Francesco Dal Front Sentenzia, chiudo.